Benvenuti o bentornati a Montemarzano. Oggi vi faccio vedere una cosa un po' spiacevole. Purtroppo nella vita ci sono anche cose spiacevoli e dalle cose spiacevoli dobbiamo cercare di trarne un insegnamento. Nel mio caso ho avuto una cosa spiacevole, non esageratamente spiacevole, però che un pochino girano i coglioni e però non mi possono girare più del tanto perché è tutta colpa mia. Vedete, tutto il recinto elettrico all'interno è distrutto, quindi adesso mi devo mettere qua con calma e rifarlo. Ma non è questo il problema è che il recinto lo avevo fatto per proteggere le piante da frutto che ho messe all'interno, proteggerle dagli asini perché loro poverini mangiano. Purtroppo ci sono state un po' di complicazioni sulla recinzione elettrica esterna, tanto che attualmente non ho la recinzione elettrica qua esterna, quindi questo recinto interno non è elettrificato, quindi gli asini, quando hanno capito che era solo due corde in croce senza la corrente elettrica, si sono divertiti, l'hanno massacrato e sono entrati e mi hanno massacrato le piante. Andiamo a vedere. Se non avete visto il video che avevo fatto del trattamento al bicarbonato di potassio alle piante, ve lo lascio qua in alto sulla vostra destra, quindi qua, scusate. Andatelo a vedere perché è interessante. I risultati erano positivi. Avevo qua mia sorella che ogni tanto veniva a vedere il pesco e effettivamente la bolla era sparita, ma poi sono sparite anche le pesche perché sono arrivati gli asini. Adesso qua queste molle le posso anche tenere aperte, tanto gli asini momentaneamente li ho dati sotto al vicino di casa. Questo è un fantastico esemplare di durone, non c'è rimasto niente. In realtà qualche gemma c'è ancora, speriamo che si riprenda. La parte sopra gli abbiamo messo del mastice cicatrizzante, qualche gemmina c'è. Vedremo. Quello era quello messo peggio di tutti. Gli altri, i frutti sono spariti tutti. Qua almeno qualche foglia è rimasta. Questa è una ciliegia. Questo ha un tumore, il cancro del ciliegio. Qua un giorno lo andrò a pulire. Quindi diciamo che ciliegi duroni a Montemarzano non hanno fatto molta fortuna. Le altre, vabbè, sono messe così, hanno fatto una potatura un po' invasiva questi somarelli. Qua comunque le foglioline fresche le ha già ributtate, secondo me può anche sopravvivere. Potatura drastica. Noce, che quello che me ne fregava assolutamente zero, non l'hanno neanche toccato. Questa mi dispiace, una mandorla, anche lei sicuramente riuscirà a sopravvivere perché ha buttato già tutte le nuove foglioline, era piena di mandorle e le mandorle sono andate dentro lo stomaco dell'asino. Adesso sono qui i bricconcelli, cosa avete fatto? Asino bricconcello, se non stai attento ti porta al macello. Il problema cos'è? Che ci sono anche due piccoli. I piccoli non hanno mai provato la brezza della corrente elettrica, quindi gli adulti sono convinto che non ci sarebbero andati dietro ai fili perché loro si ricordano che l'hanno presa la scossa. I piccoli, non avendola mai presa, sono entrati e dopo anche gli adulti ci sono andati dietro. In certi punti semplicemente il filo si è staccato dal suo supporto. Tutti gli angoli li hanno massacrati. Questi servono perché bisogna che il filo non tocchi il legno, perché il legno chiaramente conduce umido, quindi ci sarebbe una dispersione di corrente elettrica. E qui tutti i paletti sono completamente troncati. Quando ho visto tutto questo ho cominciato a imprecare talmente tanto, inventandone anche delle nuove, che addirittura ho ricevuto la raccomandata dal Vaticano, mi hanno convocato per andare a dare spiegazioni. Scherzi a parte, ripeto, colpa mia, era prevedibile, non si può lasciare un recinto così senza l'elettrico. Ecco la sfilza dei morti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paletti completamente troncati. Adesso qua io provo a incollarli perché mi dispiace buttare via della roba così alla cazzo di cane. Perché si dice la cazzo di cane? Non ci ho mai pensato. Il cane ce l'ha così brutto? Inizia a fare caldino,
per fortuna. Allora provo a incollarli con normale Attack, quelle super colle. Ho pulito bene le superfici, belle asciutte. Andiamo a dare una bella spalmatina di super colla. Questo in modo che faccia presa rapida, per unire due pezzi, poi dopo li andremo a rinforzare. Quando avevo, secondo me, 13 anni, avevo già delle capsule in bocca, ce n'era una che mi cadeva sempre, vai sempre dal dentista e tornava a cadere. La quarta o quinta volta adesso ho detto, adesso ci penso io, ci ho messo l'Attack, dopo non veniva più via. Dopo, non so, dopo altri 6-7 anni, quando l'hanno dovuto togliere per rifarla, sono diventati matti perché non si staccava più. Ultimo, questo è rotto anche qua, frattura scomposta. Lasciamo riposare. Bene, si sono asciugati, però chiaramente questa super colla secondo me non è sufficiente per renderlo abbastanza robusto. Quindi cosa facciamo? Beh, la cosa più semplice è materiale plastico, fonde a temperatura relativamente bassa, quindi gli diamo una bruciacchiata attorno tanto che si rincollino tra di loro le due parti. Ovviamente antiestetico, ma a me dell'estetica qua non me ne frega nulla. Prima da un lato, così non mi si piega tutto. E dall'altro lato. Rudimentale, l'importante è che sia efficace. Secondo me regge. Questo non è retto, lo scaldiamo di più proprio dentro. Adesso è ancora un po' caldo, non lo vado a sforzare subito. Bene, prossimo video andremo a mettere la corrente elettrica, vi farò vedere dove installerò l'elettrificatore col pannello fotovoltaico. Insegnamento: non lasciate mai i lavori a metà, perché questo è il risultato. Buon Montemarzano!